Oh, ciao a tutti, ben ritrovati cari Basswalkers, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e continuiamo oggi il nostro percorso tra i bassisti che hanno fatto la storia del rock. Allora, dopo aver parlato non molto tempo fa di Geezer Butler e quindi dei Black Sabbath e poi di John Paul Jones e quindi dei Led Zeppelin, mancherebbe in realtà una sola band di quelle che hanno fatto per prime probabilmente la storia dell'hard rock e poi dell'heavy metal. Stiamo parlando ovviamente dei Deep Purple. I Deep Purple, che sappiamo benissimo hanno avuto diverse formazioni, sono tuttora in attività con una formazione che, se non mi sbaglio, è arrivata a chiamarsi Mark 8, sapete che loro hanno questa cosa Mark 1, Mark 2, dopo ne parliamo un pochino più nel dettaglio. Comunque quello che è tuttora il bassista dei Deep Purple è probabilmente quello più storico, nel senso che comunque è quello che ha ricoperto questo ruolo per più tempo. Stiamo naturalmente parlando di Roger Glover. Quindi oggi voglio parlarvi di lui. So che qualcuno mi ha chiesto anche di Glenn Hughes, arriverà sicuramente anche un video su di lui, ma personalmente il mio gusto personale, che so che non conta più di tanto, ma comunque ve lo dico chiaramente, è per Roger Glover. Sono veramente un suo grande fan, è uno di quei bassisti che mi hanno spinto a iniziare a suonare questo strumento e quindi è anche con una certa gioia e un certo orgoglio che oggi vado a parlarvi di lui. Allora, Roger Glover, ovvero il bassista storico dei Deep Purple, entra nella formazione, come tutti sappiamo, dopo che i Deep Purple avevano in realtà già realizzato 3 dischi, ma da quel momento in poi, siamo nel 69, nasce quella che è la formazione probabilmente più acclamata, quella storica, il cosiddetto Mark II. Ecco, i Deep Purple usano tutt'oggi, sperando che non ci siano altre novità, chiamare così le loro formazioni. Mark 1 è quella che ha fatto appunto il primo disco, che ha fatto i primi 3 dischi, la formazione iniziale, diciamo. Mark 2 è quella in cui sono subentrati contemporaneamente Roger Glover al basso e Ian Gillan alla voce, dando vita negli anni successivi a quelli che, a mio modestissimo parere, sono tra i migliori dischi in assoluto. Adesso tra un po' ne parliamo. Allora, prima di addentrarci nello stile, quindi parlare davvero di quello che è bassisticamente parlando, come sempre parliamo un pochino della sua vita. Quindi, come al solito, partiamo subito con questa bio intro, chiamiamola così. Allora, Roger Glover nasce in Galles, ma fin da piccolo si trasferisce in Inghilterra, prima nel nord-ovest, per poi spostarsi a Londra, dove matura le prime esperienze musicali, in particolare nel 1964 che entra negli Episode 6, la band che lo porterà di lì a poco a suonare in Germania, in Libano e a registrare anche una serie di singoli, senza però mai realizzare un vero e proprio album. Ma soprattutto è la band in cui conoscerà Ian Gillan. Sarà proprio Gillan che nel 69 lo proporrà ai Deep Purple, band che inizialmente cerca solo il cantante, con lo scopo di svoltare verso un sound più vicino ai Led Zeppelin, che a quel tempo cominciavano a mietere i primi successi, dopo che appunto i loro primi 3 dischi risultavano, a loro modo di vedere, un po' più morbidi. Inizialmente chiamato solo per registrare, la band di lì a poco propone a Glover di entrare in pianta stabile nella formazione, proposta che in realtà inizialmente viene rispedita al mittente per non scontrarsi con gli Episode 6, ma che poi in seguito verrà accettata, come dirà lui, per mere questioni economiche. Glover quindi verrà soldato, oltre che per le doti di bassista, anche per quelle di produttore e arrangiatore, anche se poi il primo lavoro che realizzerà con la band in realtà sarà tutto un lavoro di Blackmore, ed è il celebre concerto per gruppo ed orchestra, sempre del 69. È l'anno successivo che uscirà finalmente il primo vero lavoro rock della nuova formazione, il Mark II appunto, Deep Purple in Rock, e sarà subito un enorme successo. Successo che però non verrà abissato col successivo Fireball, considerato un po' troppo elaborato e non raggiungerà gli stessi numeri del lavoro precedente. A tal proposito, Glover dirà in seguito che quel disco fu lavorato appunto troppo e che le cose migliori in realtà escono quando ci metti non più del necessario. E così infatti
infatti fu per il disco successivo Machine Head, album del 72, considerato il vero capolavoro della band, che contiene alcune delle pietre miliari appunto dei Deep Purple e che fu realizzato in sole 3 settimane e mezzo. Allora, inizialmente avrebbe dovuto essere registrato interamente in un'enorme sala del Casino di Montreux in Svizzera, ma la stessa fu incendiata durante un concerto di qualche giorno prima di Frank Zappa, quando uno spettatore scellerato decise di lanciare un razzo in uno spazio al chiuso. La band si ritrovò così a dover ripensare come terminare il lavoro già iniziato nello studio mobile che tra l'altro gli fu prestato dai Rolling Stones e optò per una sala di un hotel appena fuori Montreux. Non tutto il male viene per nuocere, perché quell'episodio ispirò a Blackmore e soci un nuovo brano che decisero di intitolare Smoke on the Water e di inserirlo all'ultimo sul disco in uscita. Diciamo che senza quell'incendio probabilmente non avremmo mai ascoltato il più celebre riff della storia del rock. Il seguito di Machine Head fu uno dei più importanti dischi live di sempre, Made in Japan, che però fu l'ultimo sussulto del Mark II. Giusto il tempo di completare un nuovo album in studio e Gillan decise di mollare per i troppi impegni e il troppo stress. Via Gillan, via anche Glover, che da lì in poi si dedicherà principalmente alla sua carriera di produttore, lavorando tra gli altri anche con Judas Priest, Status Quo e soprattutto con David Coverdale e i successivi Whitesnake. Dopo una parentesi anche con i Rainbow di Blackmore, nel 1984 torna con i Deep Purple per restarci fino al giorno d'oggi. Come sappiamo appunto infatti la discografia e la carriera di Glover con i Deep Purple continua fino ai giorni nostri, se non sbaglio di un paio d'anni fa forse al massimo l'ultimo album, credo che siano quest'anno ancora in tour. Comunque il periodo su cui voglio concentrarmi, il periodo storico, è sicuramente quello di cui vi ho accennato in questa intro, ovvero il periodo che va dalla sua entrata nella band nel 69 fino, diciamo così, Made in Japan, ecco, i primi 4-5 anni che sono stati probabilmente, non lo dico io ma lo dicono in tanti, anche i migliori dal punto di vista generale per i Deep Purple. Roger Glover ha dato sicuramente una spinta alla band per quello che riguarda appunto la produzione. Sappiamo che lui appunto poi ha fatto carriera anche in questo modo, era uno che portava idee ed era uno che sapeva farci in tutto e per tutto. Da un punto di vista puramente bassistico, Glover è stato proprio ed è tuttora il classico bassista rock, quello che ci si aspetta da un bassista rock lui fa. Da un punto di vista melodico armonico fa ampissimo uso di scale pentatoniche, da cui va spesso a prendere appunto nei riff o anche nei suoi fraseggi terza minore e settima, il più delle volte in questo modo. Allora, prendiamo come riferimento il classicissimo riff di Black Knight. Ok, il riff è sicuramente qualcosa scritto tutti insieme, ma già nel suo modo di accompagnare lui va sempre a sfruttare, lo fa spesso nei suoi accompagnamenti. Se siamo in Mi, suona prima il Re, la settima presa in basso. Questa è una cosa che lui fa spessissimo, pensate a Strange Kind of Woman. Sentite che c'è sempre questo alternare di settima minore che va poi sulla terza minore, quindi proprio le classiche note prese da una pentatonica, in questo caso siamo appunto in Si, nel caso di Black Knight eravamo in Mi, ma le note sono sempre quelle fondamentalmente su cui va a parare. Ecco, una cosa che abbiamo notato in Black Knight e anche in Strange Kind of Woman, lo shuffle, è proprio lo stesso Glover in un'intervista a dire che non può esserci praticamente una cosa del genere, un disco dei Deep Purple senza un bello shuffle. Comunque la matrice blues si sente fortissima, anche se poi il sound, grazie appunto a tutto quello che sappiamo, compreso anche il modo di trattare Lemon da parte di Jon Lord, è sicuramente considerata
considerabile una band hard rock, ma la matrice dal punto di vista melodico armonico spesso è quella blues, ed è quello che fa appunto Roger Glover con quello che abbiamo appena detto. Un'altra cosa che lui va a usare molto spesso nel suo modo di accompagnare, questa già invece magari un pochino più sua personale, è l'ampio utilizzo di quinte. Pensate per esempio a Pictures of Home, in cui a un certo punto suona anche un solo. Questo solo parte con una frase di questo tipo. Una cosa di questo tipo in cui senti che continua ad alternare toniche e quinte. Ecco, questa è una frase solistica, qui parte proprio il solo di basso. In realtà spesso anche in accompagnamento, a volte magari non proprio intervallo di quinta come lo intendiamo, diretto, ma rivoltato. Pensa per esempio a come accompagna Child in Time. Senti, in questo caso la tonica è là e lui la alterna con la quinta presa qua sotto. Ecco, parlando di Pictures of Home, parlavamo del solo. È un'altra delle sue caratteristiche, o perlomeno in questo caso forse una caratteristica che riguarda più la band. Sappiamo benissimo che i Deep Purple, per questo motivo poi tra l'altro spesso vengono associati anche al prog, erano una band che utilizzavano, soprattutto anche live, molti spazi solistici da parte di tutti, e questi spazi anche nei dischi se li prendeva di tanto in tanto anche Roger Glover. Ci sono parecchi brani anche importanti, pensate appunto alla stessa Pictures of Home, dove partono dei veri e propri soli di basso, e sui soli vengono fuori tutte le sue caratteristiche. Sono soli rock, quindi parliamo di scale pentatoniche, parliamo di enfatizzazione della terza minore, della quarta aumentata, ecco, esattamente come succedeva per i Black Sabbath. Anche nei Deep Purple lo ritroviamo questo intervallo, il Diabolus in musica. Cosa vuol dire? Vuol dire che andava anche lui a fraseggiare sfruttando la scala blues come la conosciamo oggi, la pentatonica, con l'inserimento di questa nota. Quindi vedi che dal punto di vista puramente melodico non ci sono grandi novità, anzi probabilmente loro, insieme ad altre band ovviamente del tempo, sono stati quelli che hanno un po' introdotto questi stilemi che poi hanno fatto la fortuna anche del rock a venire. Però diciamo che in questo senso le band di quel periodo sono state un po' pionieristiche, nel senso che comunque inserire assoli di basso che a sua volta aveva un sound molto grezzo, molto distorto. Adesso parliamo anche della strumentazione, però sono caratteristiche che di solito al giorno d'oggi ritroviamo un po' in molti brani rock, in molte band, in molti bassisti. Ecco, lui è uno dei primi ad aver inserito un po' tutti questi elementi nel suo playing. Molti lo considerano un po' semplice, un po' scontato, in realtà non faceva nient'altro che quello che doveva fare un bassista rock in quella situazione. Quindi a volte sentiamo anche dei brani con l'accompagnamento classico in ottavi molto spesso, a volte ci sono dei fraseggi sulle pentatoniche, a volte enfatizza di più alcune note, a volte butta dentro delle frasi solistiche, a volte l'accompagnamento stesso che va un po' a complicarsi. Se pensi banalmente ad Away Star, nell'evoluzione del brano senti che soprattutto sotto gli assoli degli altri strumenti non tiene proprio sempre gli ottavi in modo regolare, a volte comincia a fraseggiare lui stesso, sempre sfruttando le pentatoniche, sempre sfruttando la scala blues e le note caratterizzanti di queste due. Altre due caratteristiche che io ritengo importanti nel suo playing sono: uno, l'utilizzo che fa a volte di un cosiddetto pedale, ovvero pensa anche alla stessa Away Star, dove di base magari tiene il La corda a vuoto, però costruisce delle frasi Cosa succede? Che lui alterna questo La corda a vuoto con delle diverse note, sempre pentatoniche. Siamo in La, quindi abbiamo la terza minore, abbiamo la quarta, abbiamo la quinta, e poi si sposta qui al decimo tasto, dove Sol e La sono rispettivamente la settima e l'ottava, ma ogni volta che suona una di queste note, subito dopo mette la corda a vuoto. Vedi qua, lega con un hammer-on il Sol con il La e poi torna immediatamente un'altra volta alla corda a vuoto. Ecco, questo è un elemento, diciamo così, che si ritrova spesso nei suoi brani, nei suoi modi di accompagnare. Anche questa in realtà poi ripresa anche da altri, è diventato un po' negli anni uno standard nel modo di suonare rock. A tal proposito mi prendo un piccolo spazietto per fare pubblicità. Sta per uscire il mio nuovo videocorso il 26 aprile, quindi se oggi che tu stai guardando il video, ovvero lunedì, domani per te
esce questo videocorso, e in questo videocorso dedicato al rock trovi anche queste cose. Ci sarà un'intera sezione dedicata a quelli che sono, io li ho chiamati giri classici, giri standard del rock, nel senso ci sono quelle linee che sono state utilizzate e riutilizzate da tantissimi artisti, da tantissimi bassisti, di tantissime band in epoche diverse, tanto da essere definibili un po' degli standard. Ecco, parlo proprio accuratamente di questa cosa nel videocorso, te lo consiglio, trovi il link qua sotto se vuoi cominciare a prenotarlo, se vuoi acquistarlo, ti ringrazio. Fine dello spazio pubblicitario. Continuiamo. Al di là di questa caratteristica, un'altra che utilizza spesso è quella delle ottave. In diversi brani una cosa che gli sentirai fare spesso è proprio questa cosa. A volte si ferma rallentando, cioè passa magari da degli ottavi a dei quarti, oppure in altre situazioni fa le stesse ottave in ottavi, ma il concetto rimane sempre quello, ovvero anziché mantenere la tonica fissa fa sentire anche l'ottava. E un ultimo elemento, se così si può dire, è quello dell'ampio, ampissimo utilizzo di cromatismi. Lo sentirai spessissimo, hai visto anche prima dell'introduzione del solo di Pictures of Home, è vero, sì, ci sono delle quinte, ci sono questi intervalli di quinta, però lui cosa fa? Si muove cromaticamente su tutta la tastiera. Già all'interno del brano, nel riff principale, se lo conosci, ti ricorderai che c'è questo tipo di passaggio, vedi, sono tutte note un tasto dopo l'altro. Ecco, lui per riempire degli spazi, per passare da una situazione a un'altra all'interno del brano, fa ampio uso proprio di cromatismi, di passaggi di questo tipo. Ecco, e tutti questi elementi conditi dal suo suono, che è più o meno sempre quello dall'origine dei tempi. Ha cambiato strumento, lui sappiamo che nasce, diciamo così, con un Rickenbacker, strumento di cui in seguito avrà a dire che sì, bello, ma non si trovava bene tanto quanto quelli che ho cominciato ad utilizzare in tempi più recenti, che sono bassi Vigé. Credo che si pronunci così, è un'azienda francese che fa strumenti di altissima qualità. Lui dice che ormai sono 25 anni che utilizza bassi prodotti da questa azienda, in ogni live lo possiamo vedere, se vi capita osservatelo, lui è sempre ormai con questo tipo di basso. C'è però un aneddoto: qualche anno fa, stiamo parlando se non sbaglio nel 2013 perché stava registrando Now What, se non sbaglio, come album, è successo che gli hanno proposto in studio un basso Precision, in realtà uno Squier Precision. Lui all'inizio l'ha guardato un po' perplesso perché ha suonato anche Precision, ma diceva di non trovarsi con quello strumento. Il produttore in quel momento ha insistito dicendo che quello strumento, proprio in particolare che si trovava in studio, era quello che aveva utilizzato anche Tony Levin per registrare con Peter Gabriel, l'avevano utilizzato anche i Pink Floyd in tempi più recenti, e quindi si è convinto, e alla fine, una volta che l'ha suonato, ha detto di aver registrato tutto il disco quasi esclusivamente con quello strumento, tranne per alcuni punti in cui doveva suonare parti sulle note alte. In quel caso diceva di preferire comunque il suo basso principale, però dice che quel Precision è ancora oggi lo strumento che lui utilizza quando dice ciao, suono il basso, ce l'ha lì a casa, prende in mano lo strumento, è quello, ed è uno strumento da 300 euro. A parte questo, per quanto riguarda la strumentazione, sappiamo che fa uso anche di effetti. Ecco, lui da qualche anno ormai è TC Electronic su tutta la linea, utilizza, e ne è fiero, ne parla sempre molto bene di questi amplificatori, testate, casse, pur avendo utilizzato ovviamente in passato alcuni classici amplificatori della scena rock che vanno dai Peewee fino a Marshall. Però ultimamente ha esclusivamente TC Electronic, e anche nell'effettistica si appoggia parecchio a questo marchio. Effettistica che prevede non tantissimo, volendo vedere, però comunque sì, distorsioni, overdrive, anche dei delay piuttosto che dei riverberi, e sono tutti targati TC Electronic. Questo vi consiglio di confrontarlo con quello che trovate sul suo sito. Queste informazioni possono essere reperite facilmente anche da lì, e comunque anche qui sul tubo trovate parecchie interviste. Ecco, una persona che dà proprio l'idea di essere oltretutto altamente disponibile, parla tantissimo, addirittura ho visto che a fan che scrivono sul sito risponde spesso personalmente, così pare. Comunque, ecco, diciamo che è una persona che non ha molti segreti, ecco, si lascia veramente andare, quindi queste informazioni sono assolutamente reperibili. Bene, questo credo che fosse un po' tutto quello che potevo dirvi su Roger Glover. Fatemi sapere se rientra nei vostri gusti, cosa ne pensate di lui come bassista, se preferite i Deep Purple in qualche altro mark, qualche altra formazione, quali sono i vostri dischi preferiti, e lasciatemelo qua sotto come sempre nei commenti. Fatemi sapere come sempre se vi viene in mente qualche altro bassista. Io
sto raccogliendo tutte le informazioni e mano a mano sto cercando di accontentare un po' tutti con i video che sto preparando anche per il futuro. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qua al canale, cliccate anche sulla campanellina. Vi ricordo che potete trovarmi sui diversi social, tipo Facebook, tipo TikTok, tipo Instagram. Anche lì pubblico magari meno regolarmente che su YouTube, ma comunque ci sono dei contenuti anche diversi e interessanti. Potete venire sul mio sito, potete iscrivervi alla newsletter, ricordatevi che sta per uscire il mio nuovo videocorso, se foste interessati basta andare sul sito. E anche per oggi direi che è tutto, vi saluto, vi rimando alla prossima, ciao ciao!